Cari amici, benvenuti o bentornati su Piedi Pesanti e finalmente dopo 5 mesi mamma riusciamo mia, a rivederci. Qua noi abbiamo fatto il lockdown più lungo del mondo, più No, lungo davvero. d'Italia sicuro, perché non ci vediamo, possiamo quasi dire dal 2019. Dal giorno dopo di Capodanno, Mamma mia, quando pazzesco. si fece la prova del coupé. se non Pazzesco, sbaglio. una cosa incredibile. Va bene, allora io vorrei parlare, mettermi lì ore e dire tante cose, però lo so che per te questa prova è un po' speciale, profuma in un modo un po'... Questa prova per me è molto speciale, sì. Questa prova per me è molto speciale, sì. Perché siamo su una Fiat 131 Mirafiori del 1981 e anche se non è esattamente fisicamente la stessa sulla quale sono nato e cresciuto, è identica, assolutamente identica. E intanto io non so se si è visto, noi siamo passati, quel signore che aveva un'età un po' più avanzata degli altri si è un attimo fermato a osservare, capire cosa sta succedendo. Infatti qualcuno Dirigimi, da destra. oltre a dare qualsiasi tipo di informazione su questa bellissima auto. Allora, dicevamo sì, le persone un po' più attempate sicuramente ci vedono passare. Poco fa uno si è fermato e si è detto: questo era il sogno degli anni 70. Perché anche se questa fisicamente è dell'81 ed è una terza serie, quindi un terzo restyling che viene dopo la mitica prima e dopo quella che fu poi campionessa di rally, è una macchina di fatto degli anni 70 ed è la figlia della crisi E petrolifera. si sente tutto, eh? Si sente tutto. Si sente tutto che è degli anni 70 quest'auto. Assolutamente. E non è, mi arrogo il diritto di dirlo, non è un difetto. No, tutt'altro. E innanzitutto si sta morendo di caldo, fuori ci sono 30 Sì, gradi. non fate caso, io ho la maglietta sudata, sono io bagnatissimo in faccia e non solo, però non lo so. Ragazzi, siamo dentro un'auto con il motore praticamente in mezzo alle gambe, con 30 gradi senza aria condizionata. Hai toccato il tasto motore in mezzo alle gambe, ricordiamocene dopo, perché c'è quel dettaglio non da poco. Assolutamente. Perché va osservato, va guardato, Esatto, facciamo e vedere va capito, nelle e sono riprese. certo che capirete. Tanto nel montaggio poi lo metti tu adesso. Esatto, sono E- certo che capirete. E a proposito di questa cosa, questa diciamo è un'auto che nasce come figlia della crisi petrolifera, quindi è quella macchina che doveva farsi perdonare di avere un motore che non è questo, adesso me ne parliamo, ma il 1300 originario, Esatto. monoalbero, che doveva essere quel motore che consumava poco, la macchina doveva essere affidabile, portare una famiglia a spasso per 20 anni, perché quelli erano, cioè, all'epoca la gente se la teneva per 20 anni la macchina, e in maniera affidabile. E quindi doveva farsi perdonare un motore che era un po' fiacchetto, che era il primo 1300. Sì, diciamo un motore un pochino asmatico, Sì. ma non per questo. Sì, certo, rispetto a questo Dopo il 1300 fu fatto questo che è un 1367, il famoso quasi 1400 della Fiat, e con, mi sembra, se non sbaglio, 78 cavalli. Adesso poi metto sotto poi in descrizione bene i dati, perché sono a memoria in questo momento. Perdonami, Sinistra. proseguo, ok. Siamo nel territorio suo, sì. che vogliamo fare? E questa che chiaramente andava di più del primo 1300. Dopo questa fu poi aggiornata e fu fatto dritto, sempre dritto, e fu messo il motore di albero, quindi fu messo il 1600 di albero e il 2000 di albero, che un meccanico dell'epoca mi ha detto all'epoca andava praticamente a 200 all'ora. Ci sono autovelox? No, con un ma noi rispettiamo i limiti comunque. No, assolutamente, nel senso volevo Sì, fare no. questo piccolo sorpasso, No, perché tu assolutamente. parlavi di motore, mi sembrava giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, Ovviamente. e a questi carburatori un po' di... Questo è un carburatore Benzina. doppio corpo. No, è una macchina che comunque... Cosa mi hai detto prima del motore di quest'auto? che è particolarissimo, perché tu leggi la carta e dice quest'auto ha 78 cavalli, 77 cavalli, 80 cavalli, Sì, una berlina, regaliamogli una 2 famiglia cavalli. con un grosso Quindi bagagliaio. per essere un'auto così grande, e lo dico tra virgolette, ha un motore relativamente piccolo. Eppure io sono in quinta, sto veleggiando a 70-80 all'ora, tranquillamente. Certo, veniamo un attimo al discorso sterzo qui.
Sì, allora. Ci vuole un attimo di mascolinità per guidare. Esatto, prima di tutto non parliamo neanche di rapporti di sterzo su questo perché sarà 51, quindi non Sarà stiamo anche neanche stupido fare un discorso esatto, del discutere. sarebbe. Questa è famosa per essere una delle auto con lo sterzo più duro. Tra l'altro guarda il contachilometri parziale, cosa segna? Sì. 131. 131 è destino, oggi è veramente destino. E questo è chiaramente uno sterzo che ha la fama di essere uno sterzo particolarmente duro. E dicevi prima, giustamente, non è un'auto da donna. Ma non No. perché è duro, cioè è veramente duro questo sterzo. No, Quando vai, va. è uno dei pochi casi in cui non vogliamo offendere un'auto dicendo non è un'auto da donna o viceversa soprattutto. E in questo caso concretamente stiamo parlando di uno sterzo veramente duro, Sì. che si alleggerisce in marcia, ma che comunque mantiene questo essere Questa duro, consistenza. questa consistenza per un bel po' di tempo. Come ti dicevo prima, è l'auto che guidava il padre di famiglia, con due bicipiti così. E come Sì. tu mi hai detto giustamente, Il come era il padre di famiglia quello che ancora dell'epoca. schiaffeggiava i figli. Bravo, quello che andava a lavorare, a scaricare le reti al Golfo di Castellammare e ci aveva le braccia, insomma, perché quello Sì, sì, assolutamente sì. Io ti ho detto un'altra cosa appena l'abbiamo vista. È azzardata come cosa, ma ricorda una piccola muscle car. Sì, questa era Ha un un'auto. qualcosa di americano. Sì, ma era un'auto che fu infatti pensata anche per guardare verso il mercato americano. In America si chiamava 131 Brava. E adesso vi mettiamo dentro il video una foto di Clay Regazzoni sopra la 131 invece Super Brava. Spettacolo. Ed era venduta anche in Australia. Chiaramente in America l'ha venduta con il Twin Cam, quindi con il di albero, con Sì. il 2000 di albero. Questa era la versione a destra, segui il trucconcino. Ecco, una cosa piacevole. Non ha, Sì, non ha lo specchietto, Io ragazzi. guardavo lì e Sì. dicevo, porca puttana, l'abbiamo perso. No, non c'è. Non ha lo specchietto c'è. perché non era obbligatorio. Era un option, lo specchietto di destra all'epoca era un option. E questa è la versione base, un po' come la Giulia base che abbiamo provato tempo fa. È la versione senza poggiatesta, senza lo specchietto di destra, con il monoalbero. Esatto. Questa è una cosa incredibile. Esatto. Le prime volte che non ci fate caso, andate dietro. Oh, ragazzi, è una macchina di c'ha 39 anni, compierà 40 anni, se non sbaglio, l'8 di aprile. Mandami a quel paese. Però lo sai che è così. Vado a destra? Sì, vai a destra. Per fare turismo per qualche minuto, per qualche ora, è piacevole. È molto piacevole. Noi prima ci siamo fatti un giro a telecamere spente. Siamo andati al Ma Lidl. quanto ce lo siamo goduti? Siamo andati al Lidl, quasi a fare la spesa, ma non è l'andare al Lidl, è il dire porca vacca, la stiamo usando come un utilitario, Sì. è un'auto che ha 40 anni. È un'auto che si Io può usare tutti i quest'auto, giorni. se non oggi, l'avrò vista un'altra volta, ma forse neanche. Posso dire così su due piedi che anche volgarmente, ma io che cazzo ne so di quest'auto? Esatto. Tu mi hai proiettato in quest'auto, mi stai insegnando a vivere quest'auto e te ne sono grato. Ma io- questa è un'auto che uno della mia generazione Esatto, non avrebbe Ma mai quando provato. la L'hai guida, vista, ma quando l'hai se la vista trova in davanti? livrea all'Italia nelle cose dei rally. certo, e lì parliamo di un mostro sacro, veramente di un mostro sacro. E ti dirò che quel fascino lo avverti, Che fascino lo avverti. Lo avverti. Come ti Il suo dicevo essere prima. così squadrata, particolare. Ma anche e soprattutto il modo di cui questa è strada, questa macchina, veramente ragazzi, cioè, adesso poi la Io non me proveremo. l'aspettavo, ora noi come sempre rispettiamo i limiti, andiamo piano e quant'altro. E soprattutto Però, rispettiamo l'età sì, no, dell'auto. rispettiamo l'età dell'auto, suppongo sinistra. Però questa è un'auto che una volta fatta abitudine con lo sterzo si rivela particolarmente sincera. Sarà perché adesso possiamo uscircene dicendo non ha una cavalleria importante. No, sicuramente no. Però ha molto ben bilanciato. Quello che vi dicevamo prima del motore, l'avrete sicuramente notato. Il motore è praticamente qui. È molto arretrato. Cosa È una trazione posteriore, motore longitudinale, macchina molto ben Una equilibrata. cosa incredibile. Vedere quel motore sono convinto che vi lascerà un attimo, almeno a chi, probabilmente a chi ne capisce anche un po' più di me. Io pur capendone poco sono rimasto affascinato dalla posizione del motore. Potrei quasi dire che se tiro un cazzottone qui e si spacca la plancetta entro in un cilindro. Praticamente sì, praticamente sì. E Poi io la sto guidando male perché non sto tirando nessuna marcia, no? La questa sto- vuole vuole essere essere un tirata, po' vuole essere tirata, un ma po' questo tirata. ci penserai tu che sei il cattivo dei due. Ma come si sta lasciando trasportare? Sì, assolutamente. Guarda là. Il meccanico che ha, diciamo, in cura questa macchina, che mi ha un po' spiegato a me tante cose, ha detto, lui ha sempre detto, questa qui erano auto che erano assolutamente ben equilibrate. E lui tra l'altro mi ha anche fatto notare come sia il cambio, come sia piacevole di questa macchina, e l'abbiamo notato entrambi.
Piacevolissimo. È un cambio di altri tempi, si capisce? Sembra quasi il cambio di quelle carrozze, Sì, quelle ruote sì. che si vedono nei film dei primi del Novecento. Io Però lo voglio stuzzicare, nel senso, non è un cambio che si presta alla doppia classica, No. cioè un abituato che va, tira, doppia, entra. Qui ricorda e obbliga quasi a un passaggio per la folle. sì. Qui tu metti e lei va. Però come tu facevi notare prima, adesso sei sopra È un la lampada. click. Esatto, cioè le marce sono molto. Ma La da leva è qui- lunga, sì, la leva è lunga, ma le marce sono molto ravvicinate. No, io non voglio, ripeto, il cattivo del gruppo sei tu, quindi io voglio godermela in modalità turistica come farei se fosse quasi la mia, Poi chiaramente è un carburatore, quindi la risposta del pedale come immediata, istantanea. sembra quasi un'elettrica. Pazzesco. Appena schiacci, Pazzesco. Sì, non va la macchina perché va piano, però senti subito, Attacca immediatamente. Attacca immediatamente. Attacca con una rapidità che è imbarazzante se paragonata ad auto moderne o addirittura se paragonata ad alcune turbo, ma non entriamo nel discorso perché non è questo il caso. Quinta? Quinta? Sì. Via. Questa 100 la quinta la vuole molto avanti e di riposo. e di riposo, Ma la vuole che bel molto riposo. avanti. Sì, che bel riposo, Un gran bel riposo. è piacevole. Cioè, Non noi, so quanti frusci sentirete, se si sentirà qualcosa. chiaramente chiudo un po' il vetro, però Qui poi l'abbiamo morirò. lasciato un po' aperto, Probabilmente per le morirò, esigenze. non arriverò alla fine della prova. Esco qui, No, vado vai dritto, dritto, vai ok. dritto. Sai che io confermo quanto detto prima da soli, adesso che ci ho fatto qualche chilometro in più. Non so se questo video uscirà prima o dopo le 4 chiacchiere nella 75 di cui abbiamo parlato, non lo so. È freccia attaccata. Però, grazie. Quello che dico è che a bordo di queste auto c'è sempre un'emozione particolare e Sì. viene anche un po' difficile esprimersi. È pure sotto il tunnel. Io in questo momento ne sto apprezzando la fluidità e ne sto apprezzando la modernità. Non darmi del pazzo. No, per niente. Tu la conosci meglio di me quest'auto, hai avuto modo di viverla più spesso. Ma io sto apprezzando il suo essere così concettualmente vicina al modo moderno di intendere l'auto. Non è il nostro modo moderno. Certo. Concentrarsi sulla guida, godersi questi rumori, godersi ciò che l'auto ha da offrire, è qualcosa che non ti manca la radio, Lu. No, non ti manca. Non ti manca. Senti, Ascolti il motore, ascolti quello che ha da dirti la macchina. E qualcuno dirà non va un cazzo. No, Ma chi se ne ma chi frega? se ne frega? Ma Chi chi se ne ci frega? importa? Però tiene la strada, ragazzi. Tiene la strada. Clamorosamente, Clamorosamente la strada. È impressionante. L'abbiamo detto, scusa, che Impressionante. le ruote che girano sono quelle di Certo, dietro. l'abbiamo detto, la trazione è dietro. E si può dire, esclusa la 124 che di fatto è una Mazda, Che faccio, destra, pardon? esci. Esclusa la 124 che di fatto è una Mazda, si può dire che questa è stata l'ultima Fiat a trazione posteriore, perché dopo questa è Porca arrivata la vacca. regata. E... Ora è entrata questa quarta, proprio mi è piaciuta. Me la sono goduta questa quarta. Sì, Sì, ha emesso dallo scarico quel. Ora voglio lasciartela quanto prima perché voglio quasi andare a fare il definirti cattivo? papà di no, a prescindere dal cattivo, che poi qui rischiamo sempre qualche tipo di censura. Ma no, perché so che Sì, è un c'è una rapporto simbiosi particolare, sì, un particolare rapporto tra i due. particolare. È la Devi macchina da girare cui così per destra, capire esci dove così. andare, Sì, perché non devi si girarti vede così. È la macchina da cui ho iniziato a amare le macchine, diciamo, da bambino. guardala però. Te l'ho detto. Dove mi fermo? Fammi Anche pure qua, tanto non c'è traffico. prima di cedertela, dico solo una cosa. Se avete un parente, un nonno, uno zio con quest'auto, un conoscente che la vuole buttare, tenetevela voi. Sì, esatto. Tenetevela voi. Ah! Allora, io come sempre tiro avanti il sedile, perché Tira, anche io se è un'auto guido- di 40 guido anni, un po' sdraiato, io lo sai guido. che No, sono questa qui fatto ha già una posizione molto sdraiata, perché una volta si Vero. guidava molto sdraiati, no? Infatti, Ma se uno va a fare un viaggio, come se la... se la gode, Se la ma anche gode. il poggiatesta, appunto. Ti addormenti dopo? Ah, sì, sì. Eccolo qua. Allora, cosa vogliamo dire ancora di quest'auto? Perché... Il cambio fa impazzire, lo sai? C'ha questo innesto click Sì. preciso. E il meccanico. Lo senti che ha questo innesto che è particolarmente meccanico. Sì. Ed è particolarmente meccanico. E tu che sei il papà, nel senso che hai Morale. una simbiosi, No, una sì, confidenza io sono il figlio di particolare. questa macchina, il figlio di questa macchina.
letteralmente. Sì. Sì, ha un significato. Sì, sì. Senza che ci giriamo troppo intorno. No, come per te la coupé. Esatto, quest'auto per te ha un significato particolare. Io lo comprendo, lo capisco e lo vedo un po' da come ti brillano gli occhi quando sei al volante, un po' da come ti permetti di maltrattarla. Cosa che io, personalmente, col rispetto che le riservo, non saprei fare. Perché, questo che volevo far capire, Partiamo anche dal presupposto. partiamo dal fatto che non ce n'è sotto sterzi. No, non ce n'è sotto sterzi. Una cosa terrificante. Una cosa veramente terrificante. Poi volevo dire un'altra cosa, me la sono persa nel vedere questo appunto che disegna delle traiettorie inesistenti nel mondo dell'automobilismo, ma anche questa è una cosa estremamente piacevole. Ma mica te l'aspetti che vada così? No? Allora è la cosa che ti dico, vabbè, l'andare. Te lo aspetti? Ha un Ma bel sì, ma suono, l'andare- rotondo, ben carburata, poi questa è veramente ben carburata, quel meccanico gli sta facendo dei ottimi lavori, insomma lui che me la sta un po' presentando. E il discorso è, quanto tiene sta macchina? Quanto tiene la strada? Prima di parlare della tenuta di strada, sbaglio se in un aggettivo riassumo dicendo che è avvolgente. Sì, bravo, mi piace. Cioè, Mi piace molto. ragazzi, chi mi conosce, ma chi non mi conosce l'avrò detto, io sono del 93, io non ho avuto grande possibilità di guidare auto come questa. D'altronde quest'auto è dell'81, cioè io ho 12 anni in meno e ci siamo capiti, no? Io sono dell'83, quasi 4. Insomma, anche per te è un'auto che non c'entra quasi un cazzo. No, ma perché io comunque bene o male, quando i miei la demolirono, avevo 9 anni, 10 anni, una cosa del genere. E quindi l'hai vissuta da bambino. esatto, non è che l'ho potuta guidare. Certo, mi ci mettevo al volante e sognavo. Ecco, però non è che l'ho mai accesa però e guidata. Dico avvolgente perché sì, ha questo carattere anomalo, ha questo modo di fare che solo le anziane hanno, Sì. ma allo stesso tempo è come se ti dicesse dai un po', andiamo a fare un giro. Sì, sì. È qualcosa che secondo me non si riesce a trasmettere nel video, Lu. No, è Perché difficile. è difficile, ma è una cosa particolare. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare a prendere quest'auto in un garage, abbiamo aperto il garage. Qual è la prima cosa che hai detto tu? Madonna che profumo. Era una cosa pazzesca. Quel profumino di auto. Veramente, questa non è neanche una young timer, questa è proprio un old timer, è proprio un'auto Questo ormai no, d'epoca, è una targa nera, ragazzi. Di che parliamo? È una targa nera. Di che stiamo parlando? Cioè, macchina di 40 anni. Per non tirarla troppo per le lunghe, No, perché esatto. poi noi abbiamo questo difetto, dovremmo veramente fare una live ogni volta che mettiamo la telecamera, perché parleremmo ore e ore. Sì. Dalle riprese si vedrà, noi ci eravamo preparati una scaletta, abbiamo iniziato a guidare, la scaletta è andata a puttana. Come sempre. Ma perché? Come sempre. Molti ci hanno detto, ragazzi, ma parlate prima degli interni, poi degli esterni. Ci stiamo impegnando, ma non ce la facciamo perché ci lasciamo prendere un po' troppo dalle emozioni. Esatto. Che ma sia giusto o sbagliato non lo sappiamo, ma noi siamo così. alla fine è così. E grazie. Il canale punta alle emozioni. Ci sopportate per questo. Comunque, un'altra cosa che ho detto appena sono entrato sull'auto toccando, ho detto qua. Ma è sono morbida. morbidi! Sono morbidi! Ragazzi, Morbida. cioè, guardando questa macchina uno dice, beh, è Fiat, no? Oh, cioè, è una macchina di 40 anni con gli interni soft touch, ben conservati. Certo, aveva il difetto di avere alcune parti basse che si arrugginivano perché Ma sti non facevano gran trattamenti. cazzi. Motore pazzesco, 40 anni, questo vaga una meraviglia. Affidabile, quello era una macchina che era nata per quello, ripeto. Era una macchina che fu nata per farsi perdonare il fatto che non aveva la brillantezza del twin cam, quindi il bialbero. Sì, esatto. Ma però essendo senti, affidabile. E ricordiamo anche che quest'auto ha avuto il demerito di aver ucciso la Stratos nei rally, perché per lanciarla dovettero utilizzare Esatto. la 131 Abarth in livrea all'Italia proprio per far dimenticare Esattamente. la Stratos. Esattamente. E un'altra cosa che mi sento di dire è una piccola provocazione, stupidaggine. Qui c'è un piccolo badge Fiat. Adesso c'è l'esaltazione del badge 4 sulle Audi 4. Mi ricordo all'epoca quando uscirono le A6 o le A4 all road con le scritte 4 qui, che tutti esaltavano questa scelta come un tocco di stile per ricordare la precisione, la maniacalità tedesca. Nell'81 e penso anche le prime serie, qui già c'era qualcosa di simile. Sì. C'era già qualcosa che diceva Fiat. Beh, c'era anche sulle Alfa, c'era Nessuno se l'è menata, sì, sì, no, nessuno no. se l'è menata da come 75, No, è vero, è vero.
Nessuno se l'è menata tanto dicendo innovazione del design, ricordare con la placchetta. Ma a proposito di logo, poi insomma possiamo anche direi chiudere, però a proposito di logo io volevo, da fiattaro che mi ritengo essere, visto che in famiglia Io lo direi ho anche vissuto orgogliosamente. delle Fiat, lo dico orgogliosamente, certo. Come ti dicevo, questa è stata la Fiat della transizione, no? Dal logo classico che vedrete sicuramente sul video, che poi Sì, è stato ripreso oggi, adesso si ricambierà un'altra volta, Vero. al logo quello degli anni 80 con i 4 Verissimo. con i 4 box. Verissimo. La E che particolarità di questi dettagli. poi negli anni 90 è diventato quelli con le 4 barre, no? Con le Sì, 5 sì. barre, 4 Quello barre. che abbiamo visto sul coupé. Solo coupé, esatto. Vi lasciamo poi il video. Io faccio qui, faccio segni in stile Giova Giù e non sappiamo dove sta. Però guarda, io devo essere onesto. Qualora un giorno dovessimo vederci senza fare un video perché non lo so, ci viene in mente di andare a bere un caffè un pomeriggio da qualche parte, non mi dispiacerebbe se andassimo con questo. No, io me Non mi la sono dispiacerebbe fatta affatto. dare Ah, per andare diverse volte in giro. così. buttiamola lì. Noterete dagli esterni che passeranno mentre noi faremo tante parole che quest'auto effettivamente ha qualche cosina. Sì, è fuori un'auto che va restaurata, che non è È mai una- mai stata toccata, quindi tutto Esattamente. quello che è originale. Esattamente. Questo per, senti, questo per dire cosa? Per dire che forse avremo la fortuna di seguire il suo restauro. Sì, sì, sì. Quindi, esatto. se volete farci qualche domanda, se volete vedere qualcosa di particolare, se volete qualche approfondimento, chiedetecelo perché il proprietario si è dimostrato particolarmente gentile e avendoci fatto capire che non gli dispiacerebbe averci tra le scatole. Guarda, anche- guarda, sì, guarda, come- guarda che roba! Guarda che roba! Ha chiuso col posteriore? Sì. Ha chiuso col posteriore. Guarda che sono bagnato e ho fatto pure il traversino, Beh, ma ci credo. Hai visto che roba? Pazzesca. Cazzo, Pazzesca. cavalleria No, ma Calabro Sabauda, visto che l'hanno fatta i calabresi sta macchina, Ma che orgogliosamente. Porca L'hanno fatta i vacca. calabresi questa macchina. Porca vacca, pazzesca. Dicevo che il proprietario ha piacere ad averci un po' tra le scatole, ragion per cui lui intanto cerca di rompergliela, ragion per cui chiedeteci qualcosa perché possiamo anche soddisfare qualche vostra piccola, Assolutamente. diciamo, Non c'è praticamente nulla su questa curiosità. Nulla. Sì. Io Facciamo una precisazione. Il proprietario con Luca è più che amico, cioè sono davvero davvero molto vicini e praticamente lo conosci da una ventina d'anni proprio ad andar male. Ecco perché Luca si concede questo Sì, tipo posso di cose. permettermi di fare qualcosa in più. Possiamo dire che sono cresciuti insieme e che entrambi si comportano così con l'auto dell'altro. Quindi è un caso più eccezionale che altro questo suo voler un po' soprattutto sa mettere- quello che significa per me questa macchina, che ripeto, prima di aver provato questa non avevo mai sentito neanche il suono, perché in internet non c'è materiale. Ma come fai? È un'auto che Quindi- su internet. E quindi noi adesso gliela mettiamo noi. Sì, noi facciamo adesso la celebrazione della 131 perché Base, anche chi ricordo, non la conosce. Base, come la Giulia Base, una macchina base. se è buona senza Si niente distingue subito. significa che è un buon progetto. E questo è E veramente un secondo buon progetto. me è importante che chi finora come me non ha avuto la possibilità di viverla, di vederla, di conoscerla, Che bel minimo, che- perfetto, riesca adesso a capirla. Ciao GoPro. Riesca adesso Dici che è stata questa? È andata. Riesca No, sto adesso. registrando questa. Ma anche lei. Allora qual è? Qualsiasi cosa succede. Comunque è importante appunto che chi non ha mai avuto a che fare con quest'auto riesca in questo momento a viversela un po' con noi, un po' capendo che l'Italia è in grado di fare dei prodotti cazzuti. Sì. L'Italia da sola, ricordo. Cazzuti. Macchina fatta a Mirafiori con le maestranze calabresi, lo dico per scherzare, ma veramente sono tanti calabresi. Poi ho avuto un parente toscano che ci è scherzo andato a o non lavorare, però Scherzo o non scherzo è la realtà. È la realtà. Quindi è giusto. è una macchina veramente italiana Ci questa. ho messo un'ora ad esprimere questo concetto. Colpa della GoPro. Quanto avremmo ancora da dire? Però Tanto. facciamo finta di nulla. Ma magari ne riparleremo. Ne riparleremo, ragazzi. Sicuramente ne riparleremo. Grazie a tutti, soprattutto per essere arrivati fino alla fine. Fateci qualsiasi tipo di domanda perché quest'auto si presterà a qualsiasi tipo di risposta. Ciao ragazzi. Un abbraccio. Guardalo questo allegro con la Skoda che però non riesce Sì. a distanziarci tanto, Questa basta macchina, Porca vacca se va. Hai visto come tiene?